Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi in questo nuovo video del fucile che ho provato ormai da parecchio tempo, quindi da molti mesi. Non ho fatto moltissime uscite, diciamo circa una ventina, però posso adesso dare con certezza le mie impressioni sul Veleno 95 della Seahawk. Chiaramente ringrazio sempre Salvo Nassi che mi ha dato questa opportunità di provarlo e quindi vi faccio così vedere alcuni video in mare della prova, ma soprattutto vi dico, diciamo, le mie impressioni, quindi magari i vari pregi, ma anche se c'è qualcosa da migliorare nel fucile. Mi trovo in questo splendido panorama della Sardegna, mi trovo per la precisione a Turri, quindi vicino Sant'Antioco. Purtroppo si è alzato il maestrale da un paio di giorni e non posso pescare, quindi ne ho approfittato, ho detto adesso facciamo questo video così con questo bel mare e questa parte della costa molto bella. Chiaramente è un pochino sabbiosa, c'è meno scoglio, quindi non è adattissima per quanto riguarda la pesca, diciamo è un punto di ripiego, però volendo uno può anche entrare e fare delle prove. Benissimo, adesso vi faccio vedere il fucile e comunque per quanto riguarda tutte le caratteristiche tecniche, misure eccetera. Ho fatto un video, quindi vi lascio il link sopra, dove spiego il fucile, oltre ad aver fatto l'unboxing, come è fatto. Allora ragazzi, questo è il fucile che io, diciamo, ho provato in questo periodo di tempo. Come vi ho detto è il Veleno 95 con un'asta da 6,5. Allora, per quanto mi riguarda ho apportato una piccola modifica. L'asta normalmente che viene data in dotazione è 5 cm più corta. Io, col fatto che è una cosa mia personale, non mi trovo tantissimo con le asse molto corte, quindi ne ho presa una 5 cm più lunga, quindi esce un pochino fuori di più dalla testata, e ho dovuto chiaramente apportare delle piccole modifiche di bilanciamento. Quindi ho smontato la parte anteriore della testata, ho tolto, diciamo, il piombo che era stato messo dall'azienda, proprio perché l'asta, essendo più lunga, pesa un pochino di più, e ho cercato di equilibrare il fucile nuovamente per quanto mi riguarda, per le mie esigenze. Quindi l'unica cosa che ho fatto è stata quella, per il resto è rimasto così di serie. Allora, per quanto riguarda il caricamento, è inutile dirlo, con questo sistema che diciamo utilizza il Veleno in questo caso, ma anche altri fucili, quindi il Falco sempre della Seahawk, è veramente comodo. Sono riuscito a caricarlo senza problemi, nonostante inizialmente avessi una ferita qui diciamo sull'addome, visto che sono stato operato qualche tempo fa. Però questo mi ha permesso di caricarlo senza nessun problema, e non è da poco. In questo modo uno può scegliere anche la potenza in base al caricamento, quindi la cosa l'ho trovata veramente ottima. Chiaramente chi sta bene questi problemi non ce l'ha. Io adesso fortunatamente tutto è passato, quindi però perché no, sfruttarlo sempre questa cosa. Per quanto riguarda il brandeggio, che è una delle cose che molte persone mi hanno detto, ma è un po' largo, quindi magari il brandeggio è scomodo. Allora, per quanto riguarda il brandeggio orizzontale, quindi in questo modo il fucile è perfetto. L'acqua passa attraverso diciamo così, le scanalature del fusto e rimane molto stabile, quindi
andando verso destra e verso sinistra, io personalmente, a parte mi sono abituato con l'altro, ma mi trovo veramente bene e quindi nessunissimo problema. Dalle immagini si può vedere il movimento abbastanza veloce e quindi senza problemi. Per quanto riguarda invece il brandeggio verticale, quindi in questo modo, che forse è l'unica cosa che può in qualche modo così essere il tallone d'Achille di questo fucile, perché chiaramente essendo più largo rispetto ad altri fucili può avere questo problema. Io personalmente provengo dall'altro modello, non ho avuto problemi perché chiaramente sfrutto sempre lo stesso sistema. Se devo girarlo velocemente io lo inclino leggermente verso destra o verso sinistra a secondo dove voglio brandeggiarlo e quindi lo sposto lateralmente in questo modo e l'acqua passa sempre all'interno delle fenditure e nello stesso tempo lo porto in alto e poi inquadro il pesce, quindi non ho avuto problemi. Se uno poi deve fare un brandeggio più lento, quindi magari vede il pesce da lontano, ok, non c'è problema, perché chiaramente basta alzarlo così leggermente e il fucile, essendo settato quasi neutro, io leggermente negativo, il fucile risponde benissimo, anche perché l'impugnatura della Seagull per quanto mi riguarda si adatta benissimo alla mia mano, quindi non ho trovato nessunissimo problema. Un'altra cosa che volevo dire, per quanto riguarda la precisione, io mi sono trovato bene, a parte che normalmente io mi trovo un po' con tutti i fucili bene. Quando il fucile ho problemi e magari non riesco a prendere un pesce oppure un bersaglio, lo devo controllare bene e settare. Però normalmente, diciamo, io ho, lasciatemi dire, un dono di natura. Tutti i fucili che provo, basta vedere nei miei video, pneumatici, arbalete, roller, demoltiplicati, non ho mai avuto problemi di mira, quindi se per caso non riesco a prenderlo dipende dal fucile e non da me, e devo quindi settarlo e cercare di renderlo più preciso. Io l'ho sempre provato alla massima potenza, quindi caricato fino all'ultima tacca e chiaramente nella parte posteriore nell'ultima tacca. Si carica perfettamente, il fucile rimane leggermente negativo come ho detto, come piace a me chiaramente, e ogni volta che sparavo spara veramente bene. Il rinculo è normale, diciamo, pressappoco è simile a quello del falco, forse leggermente qualcosina in più, ma è impercettibile la cosa. Il fucile è veramente preciso, sono rimasto contento, avevo sentito qualche parere discordante che qualcuno non si è trovato inizialmente, ma molto probabilmente dipende anche dalle abitudini. Io, ecco, come ho detto, sono abituato con l'asta leggermente più lunga, ho provato direttamente con questo modo, cioè nulla vieta di farlo ad altre persone che ce l'hanno, quindi volendo si può prendere quei 5 cm più lungo. Il mulinello chiaramente non è il top di gamma, però diciamo che riesce in qualche modo a funzionare abbastanza bene. Un'accortezza che io inizialmente non ci avevo fatto caso, di non riempirlo fino all'ultimo, perché chiaramente il dinema quando uno lo mette inizialmente lo mette paro, poi quando uno pesca e recupera, quindi si formano magari delle montagnole sopra e possono praticamente sbattere sui lati del mulinello, e questo chiaramente può inficiare per quanto riguarda la fuoriuscita del dinema, perché magari quando spari la doppia passata parte, va benissimo, ma poi se il pesce chiaramente tira un pochino di più e sbatte inizialmente, può trovare un po' di freno. A quel punto io ne ho tolto circa 3 metri dal mulinello, quindi l'ho reso tranquillo, tanto alla fine ce n'è tanto, e adesso nessunissimo problema, quindi quando sparo ho la frizione regolata a dovere, l'asta parte e va
va alla grande, insomma il pesce porta via tutto, anche se magari è preso male, non ci sono problemi, non si strappa. Allora, una cosa importante a mio avviso, che poi è un po' su tutti i fucili, di fare attenzione a mettere diciamo, il doppio giro e le passate sul fucile, perché chiaramente a volte uno si dimentica e lo mette male, quindi cercare di metterlo e posizionarlo nel modo migliore, dopodiché quando uno spara non si formano nodi, non si forma nulla e chiaramente l'asta parte tranquillamente dritta. La parte iniziale ho messo del nylon da 120 e poi successivamente ho montato il Dinema, quello che è di serie, questo verde, credo da 1,5. L'importante è fare bene le passate e ricordarsi come vanno messe in acqua e cercarlo poi così di sfruttarlo al meglio. Allora ragazzi, adesso vi lascio ad alcune immagini delle catture, non sono tantissime, ma soprattutto non sono catture enormi, però diciamo che normalmente il pesce bianco è quello che cerchiamo. Poi chiaramente se capita qualche pesce più grande ben venga. Purtroppo in queste pescate ho visto e preso soltanto pesci normali, molto belli, ma non diciamo esagerati come è successo con l'altro fucile quando ho preso la leccia di 30 kg. In quel caso è stata pure un po' di fortuna, va bene così, insomma, io mi accontento. Quindi vi lascio alle immagini e poi ci risentiamo per i saluti finali.
Ragazzi, allora vi saluto, credo di aver detto tutto di questo fucile, le immagini le avete viste, quindi le poche pescate che ho fatto, però io mi ci sono veramente divertito. Spero di continuarlo a utilizzare per un altro po' e per poi configurarlo nella, diciamo, anche demo, perché questo fucile ha la possibilità di mettere gli elastici sotto e quindi una sorta di vela demoltiplicato. Si può utilizzare anche in questo modo, quindi avere più potenza e sempre con pochissimo rinculo. Le prossime prove saranno in questo modo. Io per il momento, diciamo, ho terminato per quanto riguarda il roller di questo fucile come sistema, quindi il Veleno 95 per quanto mi riguarda ha passato a pieni voti il test. Quindi lo consiglio, è veramente un bel fucile, poi è molto elegante, cioè questa fibra di carbonio è veramente bella, non si è rovinato, devo essere sincero, si è fatto qualche piccolo graffietto, ma come normalmente si fa su tutti i fucili, però è molto resistente, non è neanche pesante fuori dall'acqua, in acqua poi chiaramente è tutto un altro discorso, perché il fucile diventa molto leggero e ci si pesca benissimo. Ragazzi, continuate a seguirmi nel mio canale, nei vari test, a me fa piacere. Se non siete iscritti al canale fatelo, magari cliccate pure sulla campanellina così vi arriveranno le notifiche. Ancora un saluto a tutti dalla Sardegna, un posto veramente bello. Io sto, come ho detto all'inizio, sto a ridosso del maestrale, c'è un po' di vento che si incanala qui nella gola di questa cala, però diciamo è abbastanza protetta. Grazie a tutti e ci sentiamo presto. Ciao, tra poco ritornerò a Roma, finite le vacanze, va bene così. L'importante è stare bene e divertirsi. Ciao e grazie ancora a tutti.